Dobbiamo fare un aggiornamento di calciomercato Inter perché è stato approvato ufficialmente il bilancio dell'Inter che si è chiuso lo scorso 30 giugno e tra i documenti che abbiamo potuto visionare e le dichiarazioni durante l'assemblea degli azionisti sono emerse delle notizie veramente molto importanti, molto interessanti per il mercato nerazzurro del prossimo futuro. Ci sono delle cose che faranno molto discutere, lo so già, ma soprattutto emerge un'impressione sempre più netta, ovvero che dopo il periodo di assestamento in seguito al passaggio di proprietà, questa sta diventando sempre di più l'Inter di Octree, un Inter che non può fare a meno dei risultati sportivi, chiaramente, ma per raggiungerli questi risultati cambia rotta sulla progettazione soprattutto del mercato e quindi della rosa e delle varie strategie di costruzione di questa rosa, perché si vuole rendere questa squadra sempre più sostenibile dal punto di vista dei conti, con una squadra anche più giovane su cui poter lavorare per valorizzare internamente dei profili anche nell'ottica del famoso player trading di cui tanto si parla. Un accenno l'abbiamo già avuto la scorsa estate con i no a profili come Hermoso, Riccardo Rodriguez che forse 2 anni fa, 3 anni fa con un'altra proprietà sarebbero già a Milano a fare da riserva di bastoni, da backup lì in difesa e forse ecco da questo punto di vista siamo soltanto all'inizio. Allora ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi, per cui ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno qui sui nostri canali. Ci sono diverse cose da dire, io parto da una doppia indicazione sul mercato dell'Inter molto interessante che è arrivata dalle dichiarazioni di Beppe Marotta, il nostro presidente. Al di là di quello che è il comunicato ufficiale, il discorso lo trovate anche sul sito ufficiale dell'Inter, non ci torno quindi in questo caso. Ci sono però due dichiarazioni che sono arrivate durante il corso dell'assemblea che ci sono state confermate e in cui Marotta sostanzialmente dice, punto numero uno, l'Inter sta lavorando, e lo conferma, all'allestimento della seconda squadra, alla creazione della famosa Under 23 in vista della stagione 25-26 da far giocare in Serie C. Quindi una famosa formazione di cui tanto si parla da tanto tempo, con altri casi che stanno facendo bene per altre società, diventa una squadra che fa da ponte tra la primavera, il settore giovanile, e la prima squadra, in modo da poter valorizzare internamente i nostri giocatori senza doverli mandare in prestito oppure in giro con varie formule, con diritto di riscatto, controriscatto e formule simili. E arriviamo per esempio dalla sfida contro la Juventus da questo progetto Under 23 sta tirando fuori diversi giocatori, da Ildiz, Bangula, Savona per fare alcuni esempi, ma sta facendo anche plusvalenze molto importanti, cedendo alcuni giocatori che si sono messi in mostra in quella formazione. In questo modo, cedendo quei giocatori lì, hai delle risorse per fare mercato per la prima squadra o per non vendere i big della prima squadra. Quindi è un asset questa seconda squadra molto importante, fin qui non si è fatto perché sarebbero stati necessari degli investimenti, soprattutto sulle strutture da realizzare, ecco, per far giocare questa squadra e non soltanto. Però per la stagione 25-26 ci sono nuovi spiragli, speriamo che si possa fare perché sarebbe veramente molto importante anche per il prossimo futuro del club. Seconda indicazione importante che ci dà Marotta è invece sul mercato della prima squadra, che è quello che accende un po' di più i commenti, perché di fatto Marotta annuncia che c'è un piano per inserire più giovani in squadra, chiede anche un po' più di pazienza con dal pubblico per diciamo accogliere meglio e poter valorizzare questi giocatori, ma sostanzialmente conferma che si sta procedendo verso un processo di ringiovanimento dell'Inter, aggiungendo quindi giocatori più giovani, per cui l'obiettivo di portare in squadra più giocatori che possano essere anche valorizzati dentro la squadra e fatti crescere. È una notizia, una dichiarazione comunque che apparentemente va in netto contrasto con un'altra notizia che è invece emersa dal bilancio che abbiamo visionato ieri, ovvero da quello che leggiamo, oltre a Di Marco e Barella, che avevamo già commentato, è stato annunciato ufficialmente, durante la stagione 23-24 anzi, sono stati rinnovati i contratti di Mkhitaryan, e lo sapevamo, ma anche di Darmian e di Acerbi. E questa notizia ho visto già che ha scatenato tanti commenti, perché Mkhitaryan 36 anni a gennaio, Acerbi 37 anni a febbraio, Darmian tra un mese circa ne compie 35, hanno tutti prolungato ufficialmente fino al 2026.
Come si può parlare di un progetto giovani con 3 rinnovi così, considerando che poi in squadra ci sono anche Sommer che ha 35 anni e un contratto fino al 2026, Zielinski che pure è un classe 94 e abbiamo scoperto dal bilancio che ha firmato non fino al 2027 ma fino al 2028, eppure Taremi classe 2020 scusate, classe 92 ha un contratto fino al 2027. Ho letto, ecco, tante perplessità anche nei commenti sui social, anche sui nostri canali chiaramente. Ci son da dire 2 cose però secondo me. La prima: nei contratti di Darmian, Acerbi e Mkhitaryan, a quanto abbiamo saputo, c'è una clausola che permette all'Inter di rescindere questi accordi, di terminare questi accordi con 1 anno di anticipo, pagando circa 500.000 € di indennizzo ai giocatori. Per ognuno, da quello che so io, le clausole sono un po' diverse, non tutti sono uguali standard a queste cifre, però ecco, in sostanza, se l'Inter vuole nell'estate del 2025, cioè alla fine di questa stagione, può comunque decidere di rescindere questi accordi, e pagare una piccola penale, diciamo così, comunque molto meno di quello che avrebbe dovuto pagare questi giocatori per un altro anno, di contratto. C'è da capire bene, entro quando può essere esercitata questa clausola, perché qualcuno sostiene fino al 30 giugno 2025, quindi fino alla fine di questa stagione, ma entro, il 30 giugno. Altri dicono che invece si può esercitare durante tutto il mercato estivo, così chi si svincola poi può firmare anche per altri club anche dopo la chiusura del mercato. Fa la differenza anche perché, come diciamo sempre, c'è un mondiale per club tra giugno e luglio dove Darmian, Acerbi e Mkhitaryan comunque ad oggi servono e se il contratto scade, andando avanti nella competizione l'Inter non potrà far giocare questi 3 giocatori ed è una situazione abbastanza paradossale che abbiamo già commentato. Seconda considerazione: non è comunque detto che rimangano tutti e 3, ma, quindi è da capire poi se effettivamente rimarranno oppure verrà esercitata questa opzione, ma comunque l'Inter la prossima estate farà degli innesti più giovani e quindi questi elementi, anche dovessero rimanere, sono elementi di esperienza secondo me che saranno comunque importanti per poter integrare in rosa questi giocatori più giovani che dovranno essere valorizzati e farlo accanto a dei veterani, ecco, esperti molto importanti che possono darti anche un ricambio di esperienza in alcune partite, eccetera. Secondo me è anche una strategia interessante che negli ultimi anni ha spesso pagato. Quindi, conoscendo anche come operano diciamo gli uomini mercato dell'Inter, mi sorprenderebbe vedere un colpo di spugna netto con un taglio in blocco di questi calciatori d'esperienza e in blocco dall'altra parte si vanno a prendere tanti giocatori under 25 da poter valorizzare. Immagino che sarà un percorso più graduale, a meno che diciamo a fine stagione, alla luce anche dei risultati, magari si raggiungono dei risultati straordinari o, si raggiunge, al termine della stagione una situazione in cui si considera concluso un ciclo, allora lì magari può esserci qualcosa di più simile a quello che abbiamo vissuto 2 estati fa, ma, non credo così drastico, ecco, almeno questo è il mio punto di vista. Al momento però come traduciamo tutto questo, se vogliamo provare a fare anche delle previsioni? Il ballottaggio secondo me al centro della difesa rimane tra Acerbi e De Vrij, immagino che uno dei 2 si prenderà un posto al centro della difesa, ma spero, mi auguro e credo alle spalle di un nuovo titolare e qui l'Inter secondo me dovrà fare e farà il principale investimento la prossima estate per andare ad individuare il nuovo centrale. In questo senso parlo proprio di investimento perché posso confermarmi da quello che mi dicono, che le voci su Jonathan Tah, il difensore centrale del Bayer Leverkusen in scadenza di contratto, si stanno raffreddando in questo momento. Quindi, nonostante sia più giovane di Acerbi e De Vrij, è un profilo che in questo momento si sta un po' raffreddando, anche alla luce della concorrenza che c'è. C'è tanta concorrenza anche su Jonathan David, l'attaccante del Lille, sempre in scadenza di contratto, ma l'Inter qui ci lavora seriamente e come dicevo qualche settimana fa, se le richieste di commissione e di ingaggio per questo giocatore non sono fuori mercato, è doveroso provare a prendere un attaccante classe 2000 che ha un buon feeling con il gol per quanto in campionati minori come quello francese e che si libera a parametro zero soprattutto è un'opportunità veramente troppo interessante per farsela sfuggire o quantomeno devi provarci, ecco. Anche perché dovessi riuscire a portarlo a casa,
il budget da poter investire in termini di cartellini te lo puoi spostare in altri reparti, come appunto la difesa, dove se ci sarà da pagare una trentina di milioni per un grande colpo, secondo me, stando alle previsioni che si stanno facendo adesso, non ci si tirerà indietro, perché si vuole fare un buon colpo lì, e se il profilo individuato vale quelle cifre, si ritiene il prezzo giusto per il profilo individuato, per me non ci si farà problemi ad investire quella cifra là. Occhio poi molto al mercato interno della Serie A, perché di profili interessanti questa Serie A ne sta mettendo in mostra tanti. La Serie A sta diventando sempre più un campionato dove poter valorizzare giocatori, quindi anche questo favorisce poi le big che vogliono investire sul mercato interno. E ci sono profili che stanno che molto interessanti. Poi anche con il fatto che non c'è più il decreto crescita, credo che si guarderà sempre un pochino di più anche al mercato interno, anche per un fattore di camera di compensazione, di poter fare degli affari anche un pochino più creativi, e l'Inter sta tenendo d'occhio diversi profili. Vi ho già parlato di Bernabé diverso tempo fa, da tenere d'occhio. Sta prendendo quota anche il nome di Belayan del Verona, anche lui da tenere d'occhio. Nell'Empoli, che affrontiamo tra poco, c'è un Mattia Viti che all'Inter già piaceva e quindi adesso sta trovando una continuità interessante. L'Empoli può riscattarlo, e l'Inter con l'Empoli ha degli ottimi rapporti. C'è in ballo anche la questione Sebastiano Esposito, quindi attenzione anche a Mattia Viti, difensore mancino, oltre 1,90 m, può giocare forse anche centrale, da lavorarci probabilmente, ma ha un profilo molto, molto interessante. Comunque ecco, un colpo di questo tipo qua, giovane ma già con un po' di esperienza in Serie A, su cui poter fare un investimento anche mettendoci delle buone cifre, come fatto per esempio con Josep Martinez la scorsa estate, verrà fatto di nuovo. E per alcuni, ho sentito alcuni pareri, poi magari ne parleremo anche in un altro contenuto, queste nuove linee guida potrebbero segnare addirittura la fine dell'era Marotta all'Inter, inteso come periodo di investimenti su giocatori più fatti e finiti e colpi a zero di grande spessore. A me sembra più che altro una prosecuzione naturale di un percorso che Oktay vuole portare avanti, incidendo fortemente comunque per rendere l'Inter sempre più sostenibile nei conti. La proprietà americana comunque, come confermato anche da Marotta, sta spingendo molto in questa direzione, così come sta spingendo molto anche sul tema stadio, e la possibilità di fare qualcosa sullo stadio sembrano diventare sempre più concrete. E leggendo poi anche tra le righe dei bilanci, c'è il sospetto che Oktay voglia cercare di estinguere anticipatamente questo famoso bond che scade nel 2027, e estinguerlo prima significherebbe togliere dai conti dell'Inter una zavorra da 29 milioni di euro all'anno di soli interessi che vengono pagati. Quindi dovessero riuscirci, sarebbe una boccata d'ossigeno veramente clamorosa, che darebbe anche molta più libertà sul mercato, dove già così tra addii a fine stagione, conti in miglioramento, ecco, già nel 2025 l'Inter avrà più margini di manovra e potrà fare qualche colpo. Non c'è l'obbligo di plusvalenze, contrariamente a quanto dicono alcuni, però occhio, se arrivano grandi offerte comunque saranno chiaramente valutate. Tanti parlano di Marcus Thuram, che ha questa clausola rescissoria famosa. Io in realtà, come dico da giorni, tengo d'occhio molto anche Çalhanoğlu al termine di questa stagione, perché è un classi 94, è già molto corteggiato sul mercato da diverse stagioni, è arrivato 20° al Pallone d'Oro, quindi anche più in vista a livello internazionale, e ricopre, è uno dei top al mondo in un ruolo molto delicato e anche piuttosto raro, ed è arrivato a parametro zero. Tutti elementi che ci fanno dire prestiamo attenzione. Vediamo che cosa succede, però l'impronta di Oktay da questo punto di vista mi sembra sempre più netta e si farà sempre più sentire nei prossimi mesi. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, vi aspetto nei commenti. Di questi temi e non solo ne stiamo parlando anche nel club di Passione Inter, la nostra grande community, dove ieri sera c'è stata una chiamata molto interessante dalle 22 fino a tarda notte. Ci siamo confrontati con i nostri abbonati e le nostre abbonate su tutti i temi del momento, quindi sono emersi tanti spunti che commenteremo poi nelle prossime live e analizzeremo insieme. Vi invito a fare un salto su passioneinter.club, abbiamo rinnovato la nostra home page del sito per poter entrare a far parte della nostra community. Ci sono nuovi vantaggi, nuovi benefit da sfruttare, e quindi vi aspetto lì. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.